Ciao a tutti, io sono Gaia Ambrosino, ho 29 anni e sono laureata in ingegneria informatica con specializzazione in reti di internet. Ad oggi lavoro come pre-sales engineer all'interno di un'azienda nel settore IT e mi occupo di progettazione di soluzioni di infrastrutture di rete su grandi progetti in ambito railway. Inoltre svolgo un ruolo di mentor all'interno di un progetto chiamato Cisco IT Lab, che è un progetto nato nel 2018 dalla collaborazione tra Cisco, l'Università Federico II di Napoli e la Cisco Networking Academy Consorzio Clara. Diciamo che a questo progetto sono molto affezionata perché dopo essermi laureata nel 2018 ho iniziato la mia collaborazione all'interno del Cisco IT Lab come ricercatrice all'Università Federico II di Napoli. Il DT Lab è anche un innovation center all'interno del quale vengono sviluppate nella logica di showroom le nuove tecnologie Cisco. E appunto qui io ho avuto la possibilità di lavorare nel campo della network programmability e della network automation, aspetto molto stimolante proprio perché ho avuto la possibilità di lavorare su temi innovativi per la creazione e lo sviluppo di soluzioni richieste dal mercato. Quindi posso dire che finora il mio percorso è stato molto soddisfacente perché ho avuto la possibilità di imparare e mettere in pratica quei concetti che avevo studiato all'università. Allora, perché ho scelto una carriera STEM? La prima motivazione, che mi ha spinta ad appassionarmi e a farmi scegliere il mio percorso è stata comunque l'influenza che ho avuto in famiglia, perché mio padre, ha lavorato nel mondo del networking ed è sempre stato comunque uno smanettone appassionato della tecnologia e mi ha spesso coinvolto e mi ha trasmesso appunto la curiosità e la voglia di imparare. Infatti è con lui che sono entrata per la prima volta in una sala server e da lì ho iniziato appunto a fantasticare, a domandarmi come e perché tutti quei dispositivi erano connessi tra loro. Quindi posso dire che probabilmente da qui nasce poi la mia passione che ho alimentato e sviluppato appunto nel tempo. Ehm, Anche perché comunque sin da bambina sono sempre stata molto curiosa, mi sono sempre fatta domande su come potessero funzionare le cose e diciamo mi ha caratterizzato molto la creatività. Infatti poi ho deciso di intraprendere un percorso basato su materie tecniche, ho studiato informatica alle scuole superiori e appunto affamata di conoscenza ho voluto continuare con l'università. E infatti ho scelto ingegneria informatica perché volevo conoscere e studiare tutto ciò che riguardava poi le infrastrutture di rete, la virtualizzazione, i data center e il networking e appunto con l'università ho avuto la possibilità di approfondire e consolidare molti concetti e specializzarmi proprio nel campo delle reti ed internet, che poi ha messo le basi per il mio percorso lavorativo. Beh, diciamo che il percorso che ho intrapreso non è una scelta fatta prevalentemente da una percentuale altissima di donne. Quindi frequentando ambienti, tra virgolette, maschili, a partire dalla scuola superiore e continuando poi con l'università, come donna sono sempre stata in minoranza di numero. È per questo poi che ho avuto modo di poter formare il mio carattere e la mia personalità in modo tale da farmi valere anche in ambienti dove ci sono eventualmente pregiudizi sulle donne e sulle loro capacità. Quindi sì, le sfide ci sono state e sono quotidiane, ma penso che lo siano un po' per tutti. Tutto dipende poi dall'ambiente di lavoro e dalle persone di cui ti circondi, perché comunque l'ambiente giusto ti valorizza anche se sei una giovane donna o un giovane uomo. Una fortuna che penso di aver avuto è stato avere sia in famiglia ma anche incontrare nel mio percorso lavorativo tante donne che ho ammirato per la loro forza e determinazione che hanno nell'affrontare determinati contesti. E, comunque a queste donne mi sono ispirata e mi ispiro ancora oggi. Sicuramente ho suggerimenti per le ragazze e ragazzi, che faccio poi in base alla mia esperienza e al mio percorso. Potrà sembrare banale, ma il punto fondamentale è quello di porsi sempre degli obiettivi ed essere ambiziosi senza però essere presuntuosi. Poi seguire sempre i propri sogni, le proprie passioni e cercare sempre di superare i propri limiti, credendo, nelle proprie capacità. E soprattutto vi consiglio di cercare sempre nuovi stimoli per imparare ogni giorno alimentando la vostra curiosità. E un punto fondamentale che volevo accennare è
non dimenticate che fare esperienze positive ci fa crescere, ma ci fa tanto crescere anche prendere il lato positivo di quelle che sono poi le esperienze negative che ci possono capitare.